Ciao, eccoci di nuovo su Bookcade Magic e stavolta raccontiamo la storia del compleanno del signor Boris. Sono contentissima di avervi di nuovo qua e come sempre vi chiedo, sostenete il canale per altre fiabe. Comunque ora il compleanno del signor Boris. La mattina era freschina, ma quel lunedì Boris era pronto ad affrontare l'aria polare e le dita intirizzite pur di organizzare quello che aveva in mente. Aveva giusto una settimana per sistemare tutto e arrivare a completare il suo piano. Una settimana esatta per pianificare la più bella festa di compleanno che avesse mai avuto. Sì, fra 7 giorni sarebbe stato il compleanno del signor Boris e lui aveva deciso di renderlo memorabile. Purtroppo, proprio quel lunedì, in cui aveva accettato di uscire di casa e sfidare le temperature artiche, non era proprio possibile connettere e ragionare. Dopo una ventina di passi aveva dovuto girare sui tacchi e ritornare al calduccio. Beh, ci penserò domani, disse, rabbrividendo davanti al camino scoppiettante. Dopotutto ho ancora 6 giorni perché sia tutto pronto. Martedì il sole splendeva sulla coltre innevata. Durante la notte erano caduti soffici fiocchi che avevano trasformato il paesaggio in un paradiso incantato. Boris si infilò la tuta da sci, i mommuts e il berretto ed aprì la porta di casa. Si trovò davanti un muro di neve. Non mi farò scoraggiare. Prese la pala nello sgabuzzino e cominciò a lavorare alacremente. L'attività fisica lo riscaldò, quindi tolse la tuta da sci, poi anche il pullover e proseguì a liberare il passaggio fino alla strada. Non contento, sgombrò pure l'accesso della sua vicina e quello dell'asilo che si trovava accanto a casa sua. Quando ebbe finito, però era talmente esausto che dovette rifugiarsi in casa ed accoccolarsi sul divano. Pazienza. Però domani avrò ancora 5 giorni per organizzare la mia festa. Mercoledì non si svegliò prima di mezzogiorno. Strano, pensò, non dormo mai fino a tardi. Una strana sensazione lo mise in allarme, perciò prese il termometro e la boule dell'acqua calda. 39 di febbre. Credo di aver esagerato ieri nella neve. Così il mercoledì trascorse tra starnuti e soffiate di naso. Calimera lo chiamò per sapere che fine avesse fatto, dato che era un po' che non lo vedeva, e lui le raccontò di essersi buscato un malanno. Puntualmente giovedì la sua amica si presentò alla sua porta con una bottiglia di brodo, una tisana al timo e il famoso sciroppo per la tosse della signora Zaira. Grazie Calimera, ti sono debitosa. Non ti preoccupare Boris, tu pensa a guarire. Che anche i bambini dell'asilo, quando mi hanno vista passare, mi hanno chiesto di te. Ti volevano ringraziare per aver spalato il loro vialetto. Con i cumuli di neve che hai ammucchiato, possono usare i loro slittini tutto il giorno. Lo sciroppo di Zaira era portentoso. In effetti, giovedì Boris cominciò a sentirsi meglio. Tuttavia, non se la sentiva ancora di allontanarsi dal tepore di casa sua. Ma domani non avrò scuse. Andrò in paese ed organizzerò tutto quanto. Anzi, comincerò subito a telefonare ai miei amici. Buongiorno Zaira. Oh, ciao Boris, come stai? Scusa, ma vado di fretta. Devo sostituire una delle maestre che è via per un viaggio premio. Clic. Boris era sorpreso. Non l'aveva nemmeno lasciato parlare. Beh, poco male. Aveva molte altre telefonate da fare. Pronto, Fulmine? Ciao, sono Boris. Buongiorno Boris. Mi spiace, ma mi hai preso in un momento. Guarda, facciamo così. Ci risentiamo fra qualche giorno, eh? Ciao. Clic. Che stranezza. Calimera, pronto? 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 Chi parla? Calimera sono io, Boris. Mi senti? Pronto? Non sento niente. Clic. Forse è meglio lasciar perdere le telefonate. Domani passerò al caffè in piazza e inviterò tutti di persona. Venerdì arrivò fino all'asilo e quando i bambini lo videro passare lo invitarono a fare un giro di slittino. E scendi e risali e scendi e risali, il tempo passò ed il sole calava dietro gli alberi.
Non posso rischiare di prendere di nuovo freddo. Ormai è tardi. Al caffè ci andrò domani. Oltretutto di sabato li troverò tutti lì. Sabato notte Boris si svegliò tutto intirizzito. Le dita dei piedi gli sembravano ghiaccioli al formaggino e la punta del naso una ciliegia surgelata. A tentoni raggiunse il camino per aggiungere altra legna, ma con orrore si accorse di essere rimasto senza. Triste ed insonnolito uscì sul retro, armato di accetta, e spaccò quanta più legna poté. Verso l'alba, rientrando a casa, si accoccolò sulla poltrona davanti al camino. Rimase lì a controllare che il fuoco non si spegnesse ed a riscaldarsi fino a che piombò in un sonno pesante. Ronfò a lungo fino a che sabato sera il signor Fulmine passò a trovarlo. I vicini lo avevano sentito spaccare la legna tutta la notte ed ora lo sentivano segare i ceppi in casa. Con l'orecchio appoggiato alla porta, Fulmine si rese conto che i vicini avevano ragione. Il rumore era forte e inconfondibile. Qualcuno stava usando la sega, ma non era una sega, era solamente il signor Boris che russava a più non posso. Boris, ma come mai stai dormendo a quest'ora? I tuoi vicini pensavano che stessi aprendo una segheria. E Boris gli raccontò tutto e aggiunse: a proposito, visto che sei qua, volevo chiederti scusa Boris, ma ora devo proprio andare. Mi aspettano in piazza per il rintocco delle campane, sai, i doveri di un sindaco. E sparì. Finalmente, domenica mattina, il signor Boris si alzò allegro e pimpante, in una casa bella calduccia, e non dovette neppure pensare di uscire, poiché ogni amico e vicino passò da lui. Calimera gli portò i saluti di Zaira e una torta di mele. La signora Mia e il signor Argo lo salutarono dalla finestra mentre andavano a pattinare al laghetto. Un gruppo di bambini lo invitò fuori a giocare a palle di neve, ma lui preferì restare in casa a bere la cioccolata calda che le aveva portato la signorina Oliva. Insomma, non ebbe un istante di noia, eppure ogni volta che aveva tentato di invitarli alla sua festa di compleanno, per un motivo o per l'altro, non l'avevano lasciato finire di parlare. Ma dopo tutto, ormai, a che festa avrebbe potuto invitarli? Non aveva fatto in tempo ad organizzare niente. Pazienza, si disse. Quest'anno è andata così. Si mise in pigiama ed andò a dormire. Il giorno del suo compleanno si alzò con calma e passò a salutare i bambini dell'asilo. Andò a controllare che la vicina non avesse bisogno di nulla e andò a pattinare al laghetto. Si era portato un termos ed un panino, quindi trascorse lì tutto il giorno, godendosi la luce che diventava più rosa con il passare delle ore. Prima che facesse buio, rientrò a casa e si scaldò con un bel bagno bollente. Così, quando bussarono alla sua porta, tutti i suoi amici lo trovarono in calzini ed accappatoio. Lo fecero vestire e lo trascinarono in paese, oltre la piazza, fino ai giardini comunali. Lì, una nuovissima costruzione in vetro e metallo era decorata da centinaia di lucine. Al suo interno si vedevano piante tropicali e una miriade di farfalle colorate. Carissimo Boris, esordì il sindaco, il signor Fulmine, è con immenso piacere che tutta Boscopiano ha deciso di dare il tuo nome alla nuova serra tropicale, in cui tu avrai sempre libero accesso e dove ti potrà essere servito un delizioso tè ogni volta che vorrai. Tutti noi desideriamo farti tanti auguri di buon compleanno, perché sei un amico insostituibile ed abbiamo pensato che tu, più di tutti, avresti apprezzato questa oasi di calore. Perciò ecco qua l'isola di Boris. A quel punto tutti si avvicinarono per congratularsi ed abbracciarlo. Boris, che era un tenerone, non sapeva che cosa dire e allora si limitò a commuoversi. I suoi amici lo conoscevano davvero bene. Boris si sentì scaldare il cuore e l'anima da tutto quell'amore ed era certo che non avrebbe mai potuto organizzare una festa migliore di quella che i suoi amici avevano organizzato per lui. Avete visto che stavolta, come all'inizio, la fiaba l'ha raccontata la mia amica Barbara, che è un'attrice. Sono stata felice che fosse lei a leggerla
e spero che vi sia piaciuta anche questa fiaba. Se è così, per piacere mettete un like, iscrivetevi, condividete con tutte le persone che immaginate possano apprezzare delle fiabe sempre a lieto fine. E allora buona giornata da Book It Magic!